come era bello lavorare per sé, non per qualcun altro, ci siamo detti, ma perché non lo possiamo fare pure noi? All'improvviso siamo passati da una ditta che faceva consulenza a una ditta che aveva un prodotto da vendere. Negli anni successivi abbiamo cominciato a introdurre nuovi prodotti, è diventata la mia passione di trovare nuovi prodotti per la Logitech, e forse a me mi era venuta questa ossessione di fare sempre più prodotti, sempre più belli, sempre più ambiziosi. I più grossi problemi che abbiamo avuto come Logitech sono sempre stati quando abbiamo prodotto più di quello che potevamo vendere. Dunque la prima crisi grossa l'abbiamo avuta nel 92, come fatturato fossimo a quell'epoca sui 60 milioni di dollari, adesso dobbiamo andare a 100, 200, 500, e poi come si gestisce una ditta che fa 500 milioni? Vedi questa transizione tra lo poter spendere $1.000 e il poter spendere $100.000, quindi 100 volte di più, e praticamente l'effetto sul tuo patrimonio è lo stesso, no? La mia esperienza è che il successo è molto più difficile da gestire del fallimento. Lasciata la Logitech non ero nessuno, è stato un cambiamento di identità. Lui è Pierluigi Zappacosta, classe 1950 e cofondatore della Logitech, di cui è stato CEO dalla nascita fino al 92 e poi presidente fino al 98, accompagnandola quindi nel suo percorso fino al successo e alla quotazione in borsa in Svizzera e al Nasdaq. Se avete una tastiera, un mouse, un microfono o una webcam, è possibile che siano della Logitech, un'azienda che oggi fattura miliardi di dollari. Pierluigi è nato a Chieti, ha vissuto la storia della Silicon Valley e nonostante il suo percorso brillante e di successo è una persona estremamente umile, e io sono andato a casa sua dove con trasparenza e sincerità mi ha raccontato la sua storia prima, durante e dopo la Logitech. Ero tranquillo, contento in Italia, avevo finito l'università e mi avevano dato una borsa di studio all'Università di Roma, la Sapienza, che a quell'epoca era il primo passo per la carriera accademica. E francamente, se devo pensare al mio profilo psicologico, forse sono abbastanza adatto a fare l'accademico. Hai fatto ingegneria alla Sapienza? Mi sono laureato in ingegneria elettronica. Subito dopo la laurea, la mia futura moglie, che a quell'epoca era la mia fidanzata Enrica, ha avuto un'idea geniale. Si è iscritta a Scienze delle Informazioni a Pisa, Computer Science, ed era stata una scelta veramente geniale, perché è uscita dopo 4 anni, nel 74, quando poi si è laureata, aveva il posto pronto al CNR, faceva parte di associazioni dell'IBM, nel momento in cui i computer cominciavano a essere importanti, anche se nessuno veramente aveva capito che cosa fossero questi computer. Lì a Pisa mi aveva trovato un lavoro e quindi ero andato a lavorare per la Selenia, per fare sviluppi software per dei computer che la Selenia aveva a quell'epoca e che erano copie conformi di un computer HP. Ed è stata la mia prima seria esperienza di software. La vita era bella, poi tra l'altro vivevo con Enrica a Pisa, fidanzatini che stavano insieme, cosa c'era di più bello al mondo. Però un bel giorno torna Enrica dal lavoro, era del CNR, ma addirittura il suo ufficio era nel centro scientifico dell'IBM che stava dall'altra parte di via Santa Maria a Pisa. È venuto un ricercatore americano dell'IBM, aveva detto che c'erano delle opportunità di borse di studio per stranieri. Quindi lei subito si era informata ed era molto interessata a fare questa domanda per venire in America per un breve periodo, 1 anno, 2 anni. E quindi lei era chiaramente più che contenta e excited di questa possibilità, perché aveva il posto fisso. Poi veniva qui per un paio d'anni, poi tornava con il beneficio dell'esperienza. Io in realtà non avevo un posto fisso, avevo questo posto temporaneo con la Selenia, che però appunto era più un progetto di ricerca. Avevo appena ricevuto questa borsa di studio da Roma e quindi dovevo cominciare a lavorare da Roma, quindi non ero proprio per niente excited di andarmene dall'Italia. Eri dubbioso? Molto dubbioso, ma anche perché, a dire la verità, ci stavo bene. Non avevo questo bisogno di fuggire, di andare fuori. Adesso vedo che i giovani sono più irrequieti e forse ci sono molte ragioni. Una di queste è che uno vede il resto del mondo e se l'Italia non è alla pari con il resto del mondo, forse fammi andare da un'altra parte. Ma per ignoranza o per quello che era o perché l'Italia a quell'epoca non era ancora tanto indietro, diciamo così, non avevo nessun desiderio. Infatti ho cercato di convincere Enrica, ma no, forse aspettiamo un po' di tempo, magari così io ho un posto fisso, ti posso venire pure io. Invece lei ha fatto domanda, subito l'hanno accettata, le hanno pure offerto di scegliere tra 3 diversi posti, New York, Santa Teresa e Palo Alto. Lei si è consultata con il gruppo degli IBM lì che conoscevano Palo Alto. E poi quando è uscito il discorso che facevo io, no? Se veniva Enrica io che faccio? Mi ha detto, ma tu vai a Stanford. E dov'è Stanford? Vicino Palo Alto. Quindi alla fine Enrica ha fatto domanda, è stata accettata per centro scientifico dell'IBM di Palo Alto e io ho fatto domanda a Stanford. Ma
l'ho fatta solo lì. Io sono stato incredibilmente fortunato. Perché, hanno preso. Esatto, è vero che quell'epoca forse non era così selettiva come adesso, ma il 10-12% delle persone venivano accettate. E poi io non sapevo di queste cose, quindi non avevo fatto domanda, non so, a Berkeley. Ricordo, stiamo parlando degli anni 70, dove i computer erano giganteschi armadi, appannaggio solo di grandi aziende ed enti governativi. La Silicon Valley era solamente la Valley e i ragazzi italiani non sapevano neanche come candidarsi in tutte le più importanti università americane. E quindi nel 76 Pierluigi, seguendo l'allora fidanzata, ora moglie Enrica, è andato a Stanford senza saperne assolutamente nulla, iscrivendosi come grad student al corso di computer science, anche se tecnicamente in quel momento aveva una borsa di studio per fare il dottorato alla Sapienza. Io ero un borsista a Roma, sono andato da Ruberti, che era all'epoca il capo del nostro dipartimento, che poi è diventato ministro, e gli ho detto: professore, vorrei andare per un anno in America, ho questa possibilità di studiare a Stanford. E lui mi ha detto: ma io sono molto contento quando le persone qui vanno in America, però benedetti Dio, nessuno torna. E gli ho detto: ma professore, ma come può pensare che io non torno? Eri sicuro? Sì, non era una bugia, perché veramente ci credevo. Allora, con quella pochissima esperienza che avevo, ero cosciente già che l'esperienza americana sarebbe stata utile per la mia carriera. Però l'idea di rimanere qui tutta la vita, francamente, era l'ultima cosa che avessi in mente. E Ruberti è stato molto gentile, mi ha dato la possibilità. Quindi io stavo qui con, cosa mi pagavano? 300.000 lire al mese. Quello era irrilevante perché Enrica invece guadagnava $3.000 al mese. Ero mantenuto. Facevi il marito? Agli occhi di mia madre dice: ma come, tua moglie lavora e tu non fai niente? Ma sto studiando. Poi tra l'altro ci siamo dovuti sposare prima di venire qui perché non eravamo ancora sposati, e faccio sempre lo spiritoso, dico: mia madre non mi avrebbe mai mandato in America con una donna non sposata. E così inizia il percorso di Pierluigi Zappacosta in USA. Non sapevo nulla dell'America, anche il mio inglese, ti devo dire, era veramente primitivo, maccheronico, e sono arrivato proprio certamente molto meglio dei nostri tradizionali emigrati con la borsa di cartone, però non c'è paragone rispetto a voi giovani che arrivate organizzati con un ottimo inglese, sapendo esattamente dove andare, prenotazioni fatte. Io non avevo la prenotazione in albergo, per esempio, quindi speravo. Tra l'altro avevo una somma ingente di denaro che mi sembra che fossero $300 in tasca. Finiscono velocemente. Anche nel 1976, dove ovviamente valevano tipo 3.000. Stanford com'è stata? Una cosa bellissima, io avevo fatto l'università a Roma, quindi potevo subito paragonare all'esperienza qui. Mentre a Roma tu facevi un corso per 6 mesi, 7 mesi, andavi a lezioni, io stavi con 300 persone. Invece qua erano tutti gruppetti piccoli che si riunivano più spesso, per più tempo, interagivano con il professore molto più da vicino, e il corso durava 3-4 mesi. E poi c'era anche un approccio molto più di imparare facendo. I computer a quell'epoca erano più disponibili, eccetera. Però forse la cosa che mi ha colpito, e anche la cosa che poi ha avuto un effetto maggiore sulla mia vita, sono stati gli studenti di Stanford. Il famoso network. Tantissimi europei, c'erano parecchi giapponesi, italiani, pochi, più francesi, tedeschi, spagnoli. Infatti io lo dico sempre nei miei video sulle università, il vero valore di frequentare un ateneo prestigioso non sta solo nel nome o nelle materie che si studiano, ma soprattutto nelle persone che incontri. Possono essere professori o altri studenti che diventeranno futuri clienti, fornitori o persino soci. E anche Pierluigi a Stanford ha trovato lì il suo cofondatore. Andando avanti, quando abbiamo poi fatto partire la Logitech, la cosa è successa perché avevo fatto amicizia con Daniel Borel, svizzero, e lui viene da una famiglia di imprenditori. Il nonno, addirittura il padre del padre, era stato fondatore di varie ditte. All'epoca, quando ci siamo incontrati, c'era ancora una Borel SA che faceva forni per l'industria del vetro, e il padre di Daniel era, se non mi sbaglio, era il CEO di questa ditta. Quindi lui veniva da una tradizione di imprenditorialità, di compagnie. Quindi quando è uscita l'idea di fare qualche cosa, lui sapeva cosa fare. Io, che vuol dire fare una ditta? Eri più sul versante accademico. Manco quello. Mio padre era stato il primo che si era laureato nella sua famiglia. Erano tutte ottime persone, ma che lavoravano, falegname, muratore, queste cose qui. Poi mio padre si è laureato e quindi è andato a lavorare alla previdenza sociale, ha fatto carriera. Io vengo da una famiglia modesta, non discendiamo dall'aristocrazia, no? Soprattutto io non avevo esperienza di business. Quindi a Stanford Pierluigi conosce Daniel Borel, cofondatore della Logitech insieme a Pierluigi
Pierluigi e Giacomo Marini. Sono molto grato a Daniel, che poi tutti chiamano Bobò, perché è stato lui appunto che aveva questa cultura imprenditoriale e io poi ho assorbito. Come l'hai conosciuto e com'è nata questa idea? Lui è sposato con Sissi, è 3/4 italiana. Lei aveva detto a Bobò: quando trovi un italiano portalo a casa perché voglio praticare l'italiano. E così andavo sempre a casa loro e siamo diventati amici. L'inizio era proprio un'amicizia normale, studenti insieme. È stato poi piano piano nei mesi successivi abbiamo fatto dei corsi insieme. Per uno di questi corsi dovevamo fare un progettino e ci hanno detto: andate in questa ditta di Palo Alto. Ora, io non mi ricordo assolutamente nulla del progettino, però mi ricordo benissimo l'esperienza di arrivare in questo edificio abbastanza nuovo, di entrare ed era abbastanza vuoto e c'erano 3, 4, 5, 6 persone. Poi gli abbiamo chiesto: ma voi per chi lavorate? Noi lavoriamo per noi, questa è la nostra ditta. Nostra ditta, incredibile, gli occhi che si aprivano. Bobò sapeva che cos'era una ditta, però anche per lui era abituato a ditte stabilite. Tutta questa enfasi su far partire la tua ditta era una cosa nuova. Dopo un pochino che abbiamo visto come questi vivevano, come era bello lavorare per sé, non per qualcun altro, ci siamo detti: ma perché non lo possiamo fare pure noi? Però noi eravamo europei, tutti e due desiderosi di tornare in Europa e quindi abbiamo detto: senti, ma perché non facciamo questo ma in Europa? Ora in un anno Bobò ed io abbiamo fatto i corsi per prendere il nostro master. Lui però voleva tornare indietro perché la moglie aspettava il primo figlio, lo voleva far nascere in Svizzera. Io invece, visto che Enrica avevano rinnovato la borsa di studio per un secondo anno, avevo deciso di fare domanda per il PhD e quindi avevo fatto gli esami per il PhD. Non mi avevano preso a Computer Science, però mi avevano preso a Electrical Engineering. Così Pierluigi e Bobò si separano, ma con il patto di far partire una ditta insieme. E così Bobò si è subito messo alla ricerca di qualcuno che potesse investire su di loro. Ora nel 77 lui si è messo alla ricerca di un venture capitalist in Europa e a dimostrare che Bobò è una persona molto capace l'aveva trovato. Solo che quando poi ci è andato a parlare, questo gli ha detto: ma voi quanti anni avete? 27. Più o meno si è messo a ridere, no? Dice: ma ti pare che io metto i soldi per due ragazzi di 27 anni? Mica sono stupido. C'era un po' quella mentalità in Europa che se non hai 40 anni non sei credibile. Quindi poi il Bobò si è dovuto cercare un lavoro, è andato a lavorare in una ditta che si chiamava Bobst Graphics e di nuovo a riprova della capacità proprio di fattiva di Bobò, lui ha convinto questa ditta che lui ed io potevamo fare un progetto. E che progetto volevano realizzare Pierluigi e Bobò? Beh, un'idea ce l'avevano ed era nel campo del word editing. Se adesso possiamo scrivere facilmente testi su computer o smartphone, una volta si usavano macchine da scrivere elettriche, come la famosa IBM Selectric. L'editing dei testi era complesso, non si poteva certo copiare, incollare o selezionare il testo come oggi con facilità. Ed è per questo che poi negli anni 70 nacquero i primi sistemi di word processing dedicati, cioè dei computer volti solo a fare testo. Erano uscite delle macchine proprio dedicate per l'editing. C'era la Wang, che era forse la più famosa, c'era la Videc. Era praticamente un cassone grosso così, con un bello schermo, una keyboard che faceva una sola cosa, ti faceva editare dei testi e poi ti connetteva a una printer e te li stampava. Quell'epoca erano prodotti di grande successo. Noi da europei ci avevamo visto un'ovvia manchevolezza, perché se volevi fare E con l'accento era E e poi l'apostrofo. Se volevi fare cose più complicate come la CCD in spagnolo, lo umlaut in tedesco, tutti i caratteri speciali non esistevano, perché era fatto per il mercato americano. Noi abbiamo detto: che bella pensata, adesso noi facciamo una versione come una cosa del genere e la facciamo però per il mercato europeo. Quindi questa prima idea consisteva semplicemente nel prendere un prodotto che stava esplodendo e rifarlo con la tastiera europea. Ma prima di imbarcarsi in questa idea ne hanno avuta anche un'altra, cioè quella di fare loro stessi un software vero e proprio per l'editing del testo. E per fare questo software avevano prima bisogno di farlo girare su un computer, su un hardware, che si sono dovuti fare da soli. Ma poi un'idea ancora migliore c'era venuta da un professore qui di Stanford che si chiama Dennis Allison, e lui ci aveva detto: vi servirà un hardware su cui mettere questo software, no? Per fare l'hardware, perché non usate queste nuove cose che ci sono uscite da poco, che sono le multibus board? Da qualche anno era partita la rivoluzione dei microprocessori, no? Per capire il contesto, il microprocessore, ideato dalla Intel con Fagin, altro italiano con cui presto uscirà un'intervista, ha dato vita a una prima generazione di computer più piccoli e accessibili per l'uso personale. Ha anche reso possibile l'assemblaggio di un computer in modo autonomo, acquistando singole componenti, in particolare
particolare le schede madri, chiamate anche board, che rappresentavano il cuore del sistema. E quindi era nata l'industria delle board. Un computer a quell'epoca era fatto da una motherboard e poi board. La prima versione era il S100, che era quello usato dagli hobbisti dell'epoca, però poi l'Intel aveva proposto uno standard un po' più industriale che si chiamava multibus. Dennis Allison ci aveva suggerito di mettere insieme un computer usando questo approccio. L'avevamo fatto, avevamo un computer che funzionava anche abbastanza bene e su cui poi abbiamo cominciato a sviluppare il software su questo computer. Avevamo anche pensato che se facevamo partire la nostra ditta l'avremmo chiamata Busy, Borel Zappacosta, Busy, però invece lo scrivevamo Beezy. E quindi Bobo aveva venduto quest'idea a Bob's Graphics, ha accettato l'idea, ci ha dato dei soldi per fare questo progetto. Nel 78 è tornato Bobo durante l'estate e abbiamo cominciato a lavorare a questo progetto e poi finalmente avevamo fatto parecchio progresso con questo progetto e quindi nell'80 poi sono andato in Svizzera e farlo, come dire, quagliare, doveva diventare effettivamente pronto per il delivery. E quindi nel 78, a soli 2 anni dal suo arrivo in California, Pierluigi e Bobò riescono a farsi finanziare questo progetto da Bob's Graphic, ben $70.000, e nell'80 sono pronti a commercializzarlo, diventando poi proprio dipendenti di Bob's Graphic. Il problema però è che l'azienda madre, chiamata Bobst, entra in crisi e deve vendere così Bob's Graphic ad un'altra azienda, il progetto viene bloccato e Pierluigi e Bobò sono da capo a 12. E così ci siamo ritrovati senza lavoro essenzialmente, non avendo accettato di lavorare per questi... Però me l'hanno pagato quel lavoro prima. Il lavoro che avevo fatto da indipendente poi me l'hanno pagato $70.000. La fortuna nostra è stata che se tu fai un front-end per un phototypesetter, prima che lo stampi vorresti vederlo magari in anteprima. E quindi noi abbiamo trovato una printer della Ricoh, che era una Daisy Wheel Printers. Le persone della Ricoh andavano in giro per l'Europa per capire che cosa i loro clienti facevano con i loro prodotti. Sono venuti a noi, hanno visto che noi avevamo la printer attaccata a un front-end che era un computer. Questo è molto interessante, ma ce lo fareste anche per noi? E quindi questa è stata la nostra fortuna, perché abbiamo fatto partire Logitech in Italia, poi è partita Logitech in Svizzera e poi è partita Logitech in America, no? Però essenzialmente per i primi anni il grosso del lavoro è stato per questa ditta giapponese che si chiama Ricoh. Anche qui bisogna dare un po' di contesto. Il programma di scrittura e il phototypesetter che avevano sviluppato non erano propriamente dei computer come li intendiamo oggi. Lo schermo era piuttosto primitivo, quindi non si poteva effettivamente vedere il front-end, ossia come sarebbe venuta la stampa. L'unico modo per farlo era stampare fisicamente delle prove, cosa che facevano usando una stampante Ricoh. Un giorno la Ricoh incontra i ragazzi e dice: fighissimo quello che fate, vi commissiono questo lavoro, questo phototypesetter anche per noi. Ed è con questa commessa, niente male, che nasce la Logitech. Era già stata incorporata quindi Logitech? In 3 posti diversi. E in Italia quando l'avete incorporata? Gennaio-febbraio dell'81. Febbraio. E come mai l'avete fatta in Italia prima? Quando stavamo lavorando per Bobst e poi per Ricoh ci servivano degli ingegneri bravi hardwareisti e all'Olivetti erano di super bravi. Poi c'era il mio amico Giacomo Marini, che era stato compagno di scuola di Enrica, lavorava a Pisa, però lui invece era andato all'IBM di Venezia. Poi quando siamo venuti qui l'avevamo messo in contatto con l'Olivetti, quindi poi lui era andato a lavorare in Olivetti. Anche a lui era venuta l'idea di far partire una ditta e con altre persone dell'Olivetti volevamo far partire questa ditta. E siccome la loro expertise hardware era molto utile, no, per i progetti che stavamo facendo lì, abbiamo deciso di metterci insieme. E questo è un passaggio fondamentale, perché qua che si aggiunge il terzo cofondatore, cioè Giacomo Marini, già amico di Pierluigi ed Enrica, lavorava alla Olivetti e anche lui aveva l'idea di fare azienda. Così ha portato la sua expertise da ingegnere hardwareista entrando in Logitech con il ruolo di CTO, mentre come abbiamo detto Pierluigi era CEO. Quindi a quel punto la Logitech era diventata in breve tempo una grossa ditta di consulenza software, che principalmente sviluppava progetti per i propri clienti, come appunto quello per la Ricoh. Però a quel punto la ditta era una ditta che faceva consulenza. Il fatto è che se tu non hai capitali, da dove vengono i soldi per fare la ditta? Beh, una delle sorgenti più tipiche è Customer Fund. Ricoh ci ha fatto un contratto di vari milioni di dollari che ci aveva dato la possibilità anche di creare proprio una struttura, assumere le persone. Allora, milioni di dollari sono tanti. Infatti, però è anche vero che ci eravamo presi l'impegno di fare tantissime cose per loro. Quindi, come in quasi tutte le storie dove l'imprenditore non è partito con investimenti esterni, i soldi sono arrivati facendo servizi, cioè agenzia e consulenza, e solo dopo facendo prodotto. E l'idea del prodotto che farà poi la fortuna della Logitech arriverà per caso. Ai miei figli ho sempre augurato di avere fortuna. Essere bravi è necessario, ma non è sufficiente. Quello che mi è successo è che
e dall'81 abbiamo cominciato a lavorare con la Ricoh, avevamo un ufficio a Palo Alto, un ufficio che poi è diventato famoso perché dopo di noi Logitech, Google, PayPal e un po' Android, no? Quindi noi stavamo lì e questo mio amico giapponese è tornato al Giappone così in visita e insieme abbiamo deciso di andare a salutare un altro amico, Iñaki, che stava finendo il suo PhD a Stanford. E Iñaki ci ha fatto fare un giro, ci ha fatto vedere le cose nuove che c'erano a Stanford e poi ci ha portato in questo posto dove c'era la prima laser printer fatta da Xerox PARC. Ne avevano date una a Stanford, era un muro bianco con un buco, sotto al buco c'era una scatola di cartone, una fessura così e da qui usciva zoom, una pagina, un'altra pagina. Era velocissimo. Considera che a quell'epoca si scriveva con i Selectrics oppure se le chain stampavano una riga alla volta con un sacco di rumore. Questo invece è silenziosissima, una pagina ogni pochi secondi. Tanto è vero che il nostro amico è andato al suo ufficio, ci ha stampato un grosso file che lui aveva messo insieme e così aveva stampato 50 pagine per me, 50 pagine per Masa e ce l'ha dati. E quindi era proprio la dimostrazione che siamo in una nuova era. E voi direte, quindi il prodotto che ha fatto la Logitech era una stampante. E invece no, l'idea del prodotto che ha fatto la fortuna della Logitech era scritta in quelle 50 pagine, che erano la stampa di alcuni messaggi sull'ARPANET, una sorta di primordiale bacheca online che connetteva università e istituzioni. Era una rete che permetteva di scambiarsi solo messaggi di testo, in un'epoca in cui ancora non esisteva il World Wide Web. Bene, in una di quelle 50 pagine c'era un post di Bill Joy, il fondatore di Sun Microsystems, che racconta di essere andato alla Olivetti per una consulenza. Non avevo idea che Bill Joy fosse passato all'Olivetti. Per 3 mesi, perché questi avevano comprato un PDP-11 e voleva che Bill Joy gli facesse il tuning del BSD Berkeley Unix e quindi è andato lì per 2 o 3 mesi a fargli questo tuning. E lo scorso weekend mi sono fatto una passeggiata fino in Svizzera e sono andato a vedere questa ditta che si chiama Depra, che ha un bel mouse. Mi è piaciuto, lo raccomando, veramente funziona bene. Però se lo volete comprare, se non parlate francese siete sfortunati perché lì in quella ditta nessuno parla inglese. E quel testo risaliva a quanto tempo prima? Qualche mese prima. Forse. E come c'è finito questo testo nel plico stampato? Perché Bill Joy aveva mandato un post sull'ARPANET. Ho scoperto un bel mouse, questo era il messaggio. Allora ho mandato l'informazione a Bobo, è andato da Depra e gli ha detto: voi non vendete nulla in America, dateci la licenza per vendere i vostri prodotti in America e noi cercheremo di fare il nostro meglio. All'improvviso siamo passati da una ditta che faceva consulenza a una ditta che aveva un prodotto da vendere. E così il mouse è diventato il primo prodotto di Logitech, nonché il prodotto per eccellenza. Questo grazie a un plico di fogli stampati a Stanford per dimostrare quanto fosse figa la stampante laser di Xerox PARC, con un messaggio di Bill Joy che racconta di essere andato a vedere un mouse in Svizzera, alla Depra, in cui però parlano solo francese. E Bobo in Svizzera riesce a convincere la Depra a far vendere il loro mouse negli Stati Uniti alla Logitech. Ora, non è che ti voglio dire che subito abbiamo venduto migliaia e migliaia di questi mouse, però abbiamo visto che c'era interesse, sono usciti articoli sui giornali InfoWorld, queste cose qui. Però poi è successo che parlando con i clienti ci dicevano: ah sì, un mouse però costa troppo, oppure no, questo è 400 dpi, quindi vuol dire che lo muovevi un pochino, si muoveva di 400 pixel sullo schermo, se ti tremava la mano non riuscivi a metterlo preciso perché era troppo sensibile. E così dicevano: no, perché non lo fate a 200? No? Il classico modo di migliorare il prodotto è di parlare con chi lo usa e sapere quali sono le reazioni. Quando siamo tornati indietro da Depra gli abbiamo detto che lo volevamo a 200 dpi e ci sono dei modi per ridurre il costo, bla bla bla, e questi non erano recettivi per un motivo molto semplice. Loro erano una ditta che faceva componenti di micromeccanica per l'industria dell'orologeria. L'Università di Losanna aveva sviluppato questo mouse e poi gliel'aveva data da fare perché aveva bisogno di qualcuno che la costruisse, no? Dirgli: no, dovete farlo a 200 dpi, avevano bisogno di qualcuno che gli cambiava il progetto, ma certo, non era un progettista che gli rifà tutto. Quindi a quel punto ci siamo resi conto che dovevamo trovarci il progettista, e così siamo andati all'Università di Losanna dove c'erano appunto le persone che avevano lavorato sul progetto e abbiamo assunto un ingegnere che è diventato una persona importantissima per l'oggi, che si chiama René Sommer, ed è quello che poi ha disegnato il firmware dei nostri mouse. In Svizzera abbiamo trovato altri ingegneri molto bravi che hanno lavorato sull'hardware e questo essenzialmente è il motivo per cui a un certo punto ci siamo ritrovati qualche anno dopo con il miglior mouse sul mercato. Dico sempre, qui in America se tu volevi assumere un
ingegnere molto bravo e gli dicevi guarda ti faccio lavorare sul mouse, questo subito se ne scappavano perché insomma aveva opportunità, database di qua, operating system di là, un mouse sembrava una cosa un po' troppo limitante. Però in Svizzera, dove non è che ci fossero a quell'epoca tantissime opportunità di un lavoro tecnico prelibato, siamo riusciti ad attrarre persone di incredibile capacità tecnica. Quelle 2 o 3 persone che hanno lavorato, ingegneri che hanno lavorato sui nostri mouse, hanno fatto la differenza. Quindi, se nei primissimi tempi hanno provato a vendere il mouse di Depra negli Stati Uniti, si sono presto resi conto che la Depra non aveva le competenze per iterare il prodotto in base alle necessità dei clienti. Così hanno assunto dall'Università di Losanna degli ingegneri che avevano inizialmente lavorato a quel mouse e poi hanno anche internalizzato la produzione. Tutto questo era molto costoso, ma potevano ancora finanziarlo dai soldi che provenivano dalle commesse della Ricoh. C'era sempre il progetto della Ricoh che andava avanti. Nel frattempo i clienti tra cui la Ricoh continuavano? Sì, abbiamo lavorato per Ricoh 4 o 5 anni, quindi per tutto quel tempo prendevamo l'overhead che ci pagava la Ricoh e lo investivate nel mouse. E in questo modo mi viene da dire voi non avete mai avuto bisogno di fare dei round di investimento? Beh, esattamente, infatti quando mi chiedono il mondo degli investimenti qui in Amiga devo dire noi siamo stati una ditta molto insolita, abbiamo fatto il bootstrapping da soli, fino all'84-85 i nostri soldi ci venivano dal progetto Ricoh, poi quando quello è finito ci siamo trovati in una situazione in cui avevamo capito che dovevamo investire nel mouse, cosa dovevamo fare, si erano sviluppate capacità eccetera, però non avevamo ancora questi grossi ricavi dal mouse, quindi c'è stato proprio un brevissimo periodo in cui abbiamo sentito la necessità di prendere dei soldi, però abbiamo preso 1 milione e tra l'altro l'abbiamo preso più da un amico, c'era un amico personale di Bobo e Silvian svizzero, lui lavorava per una banca svizzera che ha messo i soldi. Equity o prestito? Equity. L'abbiamo fatto come equity. Quindi si è preso un pezzettino di... Mi ricordo che l'abbiamo valutata 12 milioni, quindi 1 milione si sono presi. E tu ti ricordi quanti ricavi avevate al tempo? Possibile che avessimo una decina di milioni. No? Quindi non è tanto alta come valutazione. Una volta sales. Sì, una al fatturato un po' basso. Quindi il mouse in realtà non ha preso subito piede, anzi è stato per anni un progetto in perdita, motivo per cui nell'86 hanno preso quel 1 milione come investimento. I costi più importanti per il mouse erano quindi la ricerca, ma soprattutto la produzione. Questa è stata una storia bella, che abbiamo cominciato a produrre un po' in Svizzera, un po' a Fremont. E qui a Fremont a un certo punto avevamo 100 e passa persone che facevano la produzione dei mouse. Quanto costava un mouse? Quando l'abbiamo cominciato a vendere, lo facevamo pagare anche $150, $200. $100 non era un prezzo folle, no? A un certo punto è uscita l'Apple con il Macintosh, capiva che loro di mouse ne compravano forse anche qualche milione, e allora abbiamo detto, beh, qui per competere abbiamo fatto una cosa molto coraggiosa. Bobo si può prendere il merito di questo perché lui si è fatto il giro del Singapore, Taiwan eccetera e ha deciso che il posto giusto per noi per aprire un ufficio fosse Taiwan. Quindi noi nell'87 mi pare che siamo andati a Taiwan ed è stata una cosa abbastanza innovativa. Noi siamo stati la seconda ditta di tecnologia che ha messo su una fabbrica a Taiwan. La prima è stata Philips e noi siamo stati la seconda perché era l'inizio della spinta di Taiwan verso prodotti tecnologici. L'altra scelta coraggiosa è stata pochi anni dopo di renderci conto che però se volevamo veramente un prezzo basso nella produzione dovevamo andare in Cina e quindi siamo andati nel 90 mi pare. E così gli ordini iniziano a salire e la produzione diventa sostenibile. Avevamo delle vendite già di mouse perché era quello che ci motivava, però non avevamo capitale. Devi produrre prima di vendere. Infatti noi i più grossi problemi che abbiamo avuto Melogia sono sempre stati quando abbiamo prodotto più di quello che potevamo vendere. Negli anni successivi abbiamo cominciato a introdurre nuovi prodotti, è diventata la mia passione di trovare nuovi prodotti per la Logitech. Certe volte prendeva una cappellata terrificante, producevamo 15.000 prodotti che non si vendevano, o meglio si vendevano su un periodo di 3 anni, 4 anni, tanta cassa rimaneva bloccata nel prodotto. Non tornavi nell'investimento per anni. Esatto. A quell'epoca tu compravi PC Magazine e c'era la pubblicità di Borland, il famoso Pascal di Borland. C'era un coupon e tu tagliavi, mandavi un assegno di $99 a questo indirizzo e poi loro ti mandavano il dischetto. Era per posta. L'idea che si potesse vendere anche un mouse per posta, noi abbiamo detto, beh, è una cosa da provare. I distributori, a dire la verità, ci avevano chiesto di dargli il nostro mouse, però noi, avendo cominciato a mettere pubblicità, comprate il nostro mouse, $99, abbiamo visto che si cominciava a vendere. Allora, prima abbiamo venduto agli end user che ci chiamavano, poi abbiamo cominciato a telefonare a dealers e dire, scusa, è uno che mi ha telefonato, qui sta in Minnesota, vicino a te, ti mandiamo 2 o 3 mouse e uno di questi lo puoi vendere a questa persona. Facendo così piano
piano ci siamo costruiti una rete di dealer. In questa maniera siamo riusciti a proporre il nostro mouse a $99, era un prezzo buono, poi era un ottimo mouse. Era il miglior mouse. Decisamente da un punto di vista tecnico era il miglior mouse. E la competizione è arrivata dopo, vedendo il vostro successo? La competizione c'era perché appunto a quell'epoca c'era già il mouse ottico di Mouse Systems, poi c'era Microsoft. E chiaramente voi non vendevate al mondo Apple, giusto? Non vendevamo al mondo Apple perché il computer Apple arrivava con il mouse. Con Lisa. Il primo con il mouse era Lisa, sì. In ogni caso una caratteristica della Logi è sempre stata quella di provare a fare cose nuove. A un certo punto volevamo andare pubblici in America, però quella era l'epoca in cui il Giappone era lo spauracchio, adesso c'è la Cina, allora c'era il Giappone. Quando abbiamo parlato con persone che ci potevano portare pubblici, loro ci chiedevano ma chi sono i vostri competitori? Noi dicevamo sono i giapponesi, no? Loro dicevano ma i giapponesi già si sono mangiati tutto il mercato degli orologi svizzeri, no? E quindi dicevano questi si mangeranno anche a voi i giapponesi, quindi non erano molto entusiasti di portarci pubblici, quindi alla fine siamo andati pubblici in Svizzera. In Svizzera c'era soltanto una ditta a quell'epoca che aveva un profilo tecnologico e faceva i registratori high-end audio recorders, no? E quella era l'unica ditta pubblica in Svizzera con un profilo tecnologico, quindi l'idea di aggiungerne un'altra piaceva. E quotarsi in Svizzera gli ha poi permesso di andare molto più facilmente al Nasdaq in America. Piano piano poi le regole sono cambiate, però quando siamo andati pubblici sul Nasdaq in realtà chi comprava le nostre azioni sul Nasdaq in realtà comprava dei certificati. La ditta aveva le sue shares, erano shares svizzere, una certa parte di queste shares venivano depositate in una banca americana e questa banca americana emetteva dei certificati, deposito receipt. Quindi era come se comprassi azioni svizzere alla fine. Esatto. Il momento in cui ti quoti è un momento per molti imprenditori, forse adesso più che in passato, cruciale, perché passi dall'avere una quota in un'azienda che vale solo se riesci a venderla ad avere una quota in un'azienda liquida. Il tuo patrimonio aumenta fondamentalmente. Certo. Come hai vissuto personalmente questo evento? Molto male, perché è un cambiamento grosso, no? Perché passi dall'avere $4 a avere una certa disponibilità. Vedi questa transizione tra lo poter spendere $1.000 e il poter spendere $100.000, quindi 100 volte di più. E praticamente l'effetto sul tuo patrimonio è lo stesso, no? Perciò poi hai i bilionari che si possono comprare una barca da 150 milioni, perché per uno che ha 10-20 bilioni, quello è come per noi spendere $1.000, no? E quando vedi che ti succede una cosa del genere, in realtà, sì, da un lato avviene secondo te, però dall'altro cominci a pensare questa sarà la rovina della mia vita. Perché? La mia esperienza è che il successo è molto più difficile da gestire del fallimento. Non che il fallimento sia facile da gestire, anzi è molto difficile. Però in qualche maniera uno si immagina che se fallisci c'è gli ovvi problemi del fallimento, se hai successo hai gli ovvi problemi del successo, hai risettato tutte le tue aspettative e le aspettative degli altri, no? Se hai raggiunto questo obiettivo dici vabbè ok, adesso ti siedi, ti metti a letto, dormi, che fai? Devi andare avanti, ma parti certamente con delle possibilità maggiori, ma devi anche avere delle ambizioni maggiori. Ancora maggiori. Esatto. Ero ben contento che la Logi avesse fatto bene abbastanza da poter andare pubblici in Svizzera, però come fatturato fossimo a quell'epoca sui $60 milioni, qualcosa del genere, no? Rispettabile, ma adesso dobbiamo andare a 100, 200, 500. Poi come si gestisce una ditta che fa 500 milioni? Adesso magari stiamo quasi per capire come si fa a gestire una ditta che fa 50 milioni. Quindi tutta questa serie di sfide, se uno le prende sul serio, ti stressano. E il prezzo che va su e giù ti stressava invece? Il prezzo io non l'ho mai guardato, era piuttosto il long term, cioè la sostenibilità della ditta. Siamo stati molto innovativi anche in quel senso, perché in realtà noi eravamo un gruppo di persone che operavano molto collegialmente, no? Il management era molto orizzontale? Sì, e io pensavo a me come primus inter pares, però io credo che non sia la cosa giusta. Se tu vedi i grossi successi che ammiriamo, l'Apple, Tesla... Hai delle gerarchie quasi militari. Esatto. Sono i successi del CEO monarchico, possiamo chiamarlo, anche monarchico assoluto. E questo è sempre stato un problema che io filosoficamente non sono mai riuscito a risolvere, perché da un lato a livello personale non mi piace esercitare il potere, quindi in qualche modo forse non ero la persona giusta per fare il CEO monarchico, no? Però mi sono ritrovato a fare il CEO e l'ho fatto in modo democratico. Non è stata una cosa positiva per la Logitech, nel senso che io so di aver contribuito in certi settori, mi ero preso la responsabilità
possibilità di fare i nuovi prodotti. Ne abbiamo fatti tanti e molti erano belli, perché la mia convinzione è che se non hai un prodotto bello non vendi. Però in qualche maniera il CEO in realtà avrebbe dovuto essere molto più attento anche ad altre cose. Il fatto che per esempio noi spendevamo troppi soldi nel fare nuovi prodotti e quindi lasciavamo un profitto troppo basso. Io sono sempre stato molto indifferente al profitto e forse a me mi era venuta questa ossessione di fare sempre più prodotti, sempre più belli, sempre più ambiziosi. Se guardi la lista dei prodotti che abbiamo fatto mentre io ero CEO, francamente uno dice, beh però... Mica male. Guardare la lista dei first, dalle cose cute come un piccolo mouse per i bambini che avevamo fatto, no? Alle cose insomma più significative. La prima still camera a colori, la prima videocamera digitale, tanti altri prodotti un pochino più di nicchia, però insomma molto innovativi. Effettivamente uno dice, beh, abbiamo dimostrato di capire come andava la tecnologia, dove andava l'industria, però magari abbiamo, come dire, fatto il passo un po' troppo lungo. Infatti a un certo punto noi ci siamo ritrovati in una crisi. Qui forse è una delle poche volte in cui un imprenditore mi ha raccontato con sincerità degli errori e non delle storielle preparate a tavolino. Pierluigi in questa occasione penso si sia trovato meno a suo agio a sottolineare l'ovvio contributo che ha dato al successo della Logitech piuttosto che a quello legato ai momenti di crisi. No, raccontami questa crisi, quindi una crisi diciamo di flussi di cassa. Dunque la prima crisi grossa l'abbiamo avuta nel 92, è stato il periodo in cui sono stati cambiamenti, Bobò è diventato CEO, io ho continuato come presidente. E come mai questa decisione? C'era stata una crisi della ditta che a posteriori è facile da capire, però... Mentre la vivi, no? E soprattutto il board non l'aveva capita e allora il board aveva detto ma voi siete troppi cuochi in questa cucina, dovete decidere chi fa il cuoco. Se posso essere sincero, io penso che probabilmente Giacomo, Bobò ed io, tutte e tre avevamo dei limiti a fare un CEO, ma nel mio caso, che ero stato CEO fino allora, c'era un problema personale che proprio me lo impediva nel modo più assoluto. Mio figlio era stato diagnosticato con diabete di tipo 2. Non avevo proprio le risorse emotive per dire il board vuole che uno di noi si prenda la responsabilità, io sono pronto a prendermela. No. Non eravate in conflitto voi tre? Non eravamo in conflitto, a dire la verità. No. Quello che è successo, poi lì magari i conflitti sono cominciati, ma perché probabilmente ognuno di noi aveva una sua visione. Forse Giacomo era quello che si sentiva più pronto a fare il CEO e da un punto di vista proprio di management era forse proprio quello più capace. Del resto lui era stato in IBM, in Olivetti, l'esperienza di manager capaci, no? Ce l'aveva. Allora credo che lui si vedeva come la ovvia scelta, però il board poi ha scelto Bobò e questo ovviamente ha creato dei conflitti. Essenzialmente Giacomo voleva fare il CEO e quindi poi dopo un po' se n'è andato ed effettivamente ha fatto il CEO in 1, 2, 3, 4 dita, a dimostrazione che aveva ragione. Invece poi l'ha fatto Bobò, il quale posso fare una lunga lista di meriti, però sono meriti che sono più facili da vedere se tu dici ok, Bobò ha questo task e lo fa benissimo. Però una cosa è essere questo motore incredibile che fa succedere le cose. Un'altra cosa è far funzionare una organizzazione complessa, no? Le dinamiche sono diverse. Però in qualche maniera mi è sempre rimasta questa sensazione che forse nessuno di noi tre era proprio pronto a fare il CEO, però magari Giacomo tecnicamente era più pronto. È difficile immaginare come la storia sarebbe andata se io non mi fossi sentito incapace di continuare o se Giacomo fosse stato scelto. Non lo sappiamo, però la storia con Bobò il CEO è andata bene e quindi dobbiamo essere tutti contenti. Ricapitolando, nel 92 l'azienda è in crisi. Pierluigi passa da CEO a presidente, il CEO diventa Bobò e Giacomo Marini lascia l'azienda per continuare il suo percorso. Dopo sono stati anni un po' difficili, anche perché ci eravamo organizzati in modo che ciascuno di noi avesse un'area sua di competenza. Il marketing era la mia area di competenza. Quello che avrei dovuto fare è di dire guarda, io non voglio fare il presidente, io voglio fare il vicepresidente però di un pezzo mio, no? E così nel 98, a 48 anni, Pierluigi lascia definitivamente l'azienda, che a quel punto fattura 450 milioni e passa e ha circa ormai una ventina d'anni di storia della sua fondazione. 20 anni di successi, anche se Pierluigi tende a concentrarsi sulle cose che sarebbero potute andare meglio. Detto ciò, dal 98 Pierluigi non vende in tronco le proprie quote in Logitech, ma non essendo più operativo è un uomo libero e può iniziare nuove avventure. Sono partito con l'idea che mai e poi mai mi sarei messo a fare una cosa competitiva con la Logitech, non mi sembrava una cosa corretta. Per questo motivo quindi mi sono ritrovato a non avere un'ovvia area di interesse o di expertise. Ho fatto una cosa un po' filosofica, ho detto ma cos'è che voglio fare veramente nella mia vita, no? È una crisi che hanno tanti imprenditori quando lasciano l'azienda, quando fanno la loro exit.
È vero, perché sicuramente in America io ero Mr. Logitech, lasciata la Logitech non ero nessuno, è stato un cambiamento di identità. Così ho cominciato a frequentare persone interessanti in aree nuove per me, la nanotecnologia, la biotecnologia. Alla fine mi sono appassionato all'idea di estendere la vita umana. Sono diventato CEO di una ditta che si chiama Sierra Sciences, sono stato anche uno dei 2 maggiori finanziatori di questa ditta per tanti anni. Quando andavamo a cena io e Enrica e quindi raccontavo eccitato agli amici, si può estendere la vita. Dopo un po' mia moglie mi ha detto guarda, la devi smettere perché quando cominci a parlare così la gente ti guarda come se fossi pazzo. Ed è anche vero però che adesso a distanza di quanti? 15 anni? No? Brian Johnson, questo imprenditore americano che fatta la sua exit ha aperto la sua azienda di longevità e ha un canale YouTube dove su se stesso sperimenta sì, le cose più ne ho assurde. sentito parlare, sì, quelli, gli hackers, self-hackers. No, sì. Credo che ho sempre avuto una certa abilità nel scoprire i trend nuovi e questo era un trend chiaramente importante e l'ho scoperto troppo presto. La definizione dei pionieri sono quelli con le frecce nelle spalle, cioè quelli che vengono uccisi dagli indiani. Quindi sì, vanno nel posto nuovo, però vengono pure uccisi dagli indiani. Credo che possa essere un buon esempio di pioniere. Ho fatto tante cose nuove e spesso ci sono rimasto secco. Secondo me però questo è un po' un modo di pensare di chi è qua in Silicon Valley. Puoi sempre fare di meglio perché sei circondato di unicorni e di aziende da 100 miliardi, per cui anche se fai bene comunque non sei soddisfatto perché potevi fare meglio. È vero, hai ragione. Quando mi chiedono della ditta di mio figlio dico sì, va molto bene, sta crescendo, è un unicorno appunto, però non è ancora pubblica. Quindi Esatto, può fare meglio. Effettivamente bisogna sempre chiedersi ma cosa potevo fare meglio. Adesso ho una certa età, quindi non è che sto sempre a pensare cos'è che potevo fare meglio, no? Però quando tu mi offri questa opportunità di parlarne, c'ho tanto da ridire su quello che ho fatto. Come hai scelto di rimanere qua alla fine? Ma in realtà io e Enrica avevamo deciso che tornavamo in Italia quando Francesco, nostro primo figlio, andava a scuola, prima elementare, perché volevamo che lui crescesse proprio culturalmente italiano. Solo che appunto lui è nato nel 79, nell'85 io ero nel bel mezzo della Logitech. È difficile dire alto là, io vado in Italia. Quindi c'è sempre stato un po', vabbè, vediamo che succede, andiamo avanti. Poi succede che però i bambini cominciano ad andare a scuola. L'idea che loro possano andare in Italia, sì, l'estate al mare a Francavilla, volentieri. Quindi poi c'è stato il fatto che i ragazzi crescevano, non avevano nessun desiderio di spostarsi. Nel 98, quando poi io non ero più legato alla Logitech e saremmo potuti tornare in Italia, mio figlio era appena andato al college. Oggi potremmo tornare io e Enrica in Italia, ma i 3 figli certamente non si muovono. Poi abbiamo 6 nipotini. Chi si vuole allontanare dai 6 nipotini? Assolutamente. Ho avuto la mia fase italiana quando ho deciso che era giusto usare un po' dei miei soldi per fare qualche cosa in Italia. E lì devo dire, adesso lo racconto in termini un po' umoristici perché dico, se fossi stato cinese sarei andato in Cina, avrei investito in Cina, avrei fatto tantissimi soldi. Invece sono italiano, quindi sono tornato in Italia. Non solo, io sono abruzzese, quindi sono tornato soprattutto in Abruzzo, ho fatto investimenti in Abruzzo. Hai rilevato anche un'attività in Abruzzo? La Del Verde faceva la pasta che era andata fallita, l'abbiamo ripresa. In realtà l'unico investimento veramente che è andato molto bene in Italia era a Modena, perché mio figlio, patito di macchine, è andato a lavorare per la Pagani. Siamo stati per un periodo investitori nella Pagani. Devo dire che insomma quando è andato Francesco era molto giovane, facevano forse 9 macchine l'anno, 10 macchine l'anno. Quando poi invece è uscito mio figlio ne facevano 50, 60, insomma era cresciuto tantissimo anche in termini di immagine. È stato un ottimo investimento, grazie a Francesco che aveva suggerito di fare l'investimento. Però gli altri investimenti che abbiamo fatto in Abruzzo effettivamente è andato un mercato stagnante in questi anni. Sì, e poi non lo so, non voglio essere troppo negativo, ma io ho fatto tanto business in America e certamente non è che tutte le persone con cui tu fai business sono dei santi, però le persone che non erano sante in Italia che ho trovato erano così tante che uno dice ma è possibile? Beh, quello potrebbe anche essere che una volta che hai successo attiri molti pochi santi. Sì, no, è vero, hai molto ragione, non importa, ha meno a che fare con l'Italia e più a che fare con arrivi come quello con i soldi. Cosa che ti appassiona, a parte la tecnologia chiaramente? Quando poi mi sono ritrovato un po' di tempo libero mi sono appassionato un po' alla politica e ho scoperto che ero libertario, mi sono coinvolto con delle
delle think tank libertari, Reason Foundation in particolare. E fino al 2008 ero veramente convinto che il libertarianismo era una cosa giusta e dava risposte a tutto. Poi nel 2008 la crisi mondiale in realtà ha lasciato tutti un po' confusi, e anche a me di sicuro. Quindi continuo a essere libertario, non dogmatico. Libertario inteso anche come liberista nei mercati? Liberista sul mercato. I libertari sono anche molto rispettosi delle scelte personali. È un mondo che attira molto, secondo me, specialmente gli imprenditori che sanno che con l'impresa puoi cambiare il mondo. È quello che gente che non ha mai lavorato in un'impresa, ha fatto solo politica, tende a non capire. E il 2008 ti ha fatto un po' moderare le tue idee, però. Sì, anche perché poi la crisi che c'è stata ha avuto un impatto anche su di me, proprio a livello economico. Mi sono ritrovato sempre benestante, diciamo, ma molto meno benestante. L'hai vissuta come una vera e propria crisi o con filosofia? Per esempio la Logitech ha avuto non una ma 2 o 3 crisi, no? Quindi il valore della Logitech è andato giù. Sì, lo possiamo vedere nel grafico che state scende. Una cosa incredibile, quindi insomma. Quando sei uscito tu hai anche venduto tutta la tua partecipata? No, non avevo venduto niente. Quindi sei uscito operativamente ma sei rimasto un grande azionista? Sì, ero un grande azionista, però poi dopo nel periodo della crisi poi ho venduto tutto e ho venduto a prezzi non molto attraenti. Se ho potuto parlare con Pierluigi è anche grazie a ISNAF, la fondazione degli scienziati e degli studiosi italiani in America. Potrei tradurla così. Sono loro che mi hanno connesso anche con Alberto San Giovanni Vincentelli o con Alberto Salleo, professore a Stanford, e che aiutano tantissimi studenti italiani a connettersi con professori negli Stati Uniti e a fare esperienze in America. Sono stato coinvolto nell'ISNAF nel 2007. In realtà 40 persone sono stati i fondatori di ISNAF e quasi tutti erano scienziati, c'erano 4 premi Nobel, però volevano anche dei rappresentanti imprenditori e quindi io e un'altra persona siamo stati scelti come imprenditori, quindi mi sono ritrovato coinvolto all'inizio e sono stato sempre parte di ISNAF perché mi sembrava un'organizzazione meritoria. E quello che abbiamo visto è l'importanza di queste esperienze per gli studenti italiani qui in America, anche brevi, 3 mesi, 6 mesi, no? Venivano qua, come è successo a me quando sono venuto qua, no? Mi sono aperti gli occhi, ne abbiamo portati forse centinaia e centinaia. Quindi se siete curiosi date un occhio a ISNAF in descrizione, che non mi paga per fare questo video e non ci guadagna. Dal momento che Pierluigi non ha problemi a raccontarci cosa è andato bene ma anche cosa è andato male, gli ho chiesto dimmi cosa faresti di diverso se potessi ricominciare da capo. Stavo andando dall'Apple all'epoca in cui praticamente noi stavamo parlando con l'Apple per fare il loro mouse. Andavo lì e a un certo punto mi sono sentito come sminuito. Ho studiato in Italia, ho preso ingegneria lì, ho venuto qua, ho fatto un altro degree, ho fatto parecchio software e adesso sono qui, vengo a vendere questo mouse. E poi in realtà quella è stata la cosa che ha reso grande Logitech, mi ha procurato 4 soldi e anche molte soddisfazioni. E allora viene da pensare che forse uno non dovrebbe mai augurarsi niente, nel senso che quello che noi ci auguriamo spesso non è la cosa giusta. Questa chiacchierata con Pierluigi Zappacosta è stata veramente fantastica e fa parte di una serie di chiacchierate che ho fatto negli Stati Uniti con italiani che hanno visto la storia della Silicon Valley. Ho intervistato anche infatti Federico Faggin, l'inventore del microprocessore, e Alberto San Giovanni Vincentelli, che ha fatto il professore per tutta la vita ma è riuscito comunque a fondare 2 aziende da 80 miliardi. Per cui non perdetevi quei video e iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdervi tutti i prossimi che usciranno.